Ora stiamo salendo questa scala che ci porta all'interno dello show, della parte espositiva. Io ho un attacco di panico in corso, mi tremano le gambe perché è tutto molto fantastico, l'ho già visto prima, ma è sempre un'emozione. Infatti, ecco il plastico, la prima parte del plastico, dopo andremo a vedere lassù quanto si estende. Guardate la montagna di qua. Qui c'è un altro signore però. Perché? Esatto, è il secondo capomovimento, Cioè, capostazione. due capistazioni. Abbiamo due, esatto. Due capistazioni dentro questo plastico. Benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi su Ferrovie in miniatura abbiamo qualcosa di veramente speciale. Mi trovo a Friburg e siamo in un posto dove c'è uno dei più grandi plastici della zona della Svizzera. E con me oggi c'è Pierre, che è responsabile di questo museo, che è veramente bello. Pierre, puoi dirci il nome del museo perché io non lo pronuncio bene? Ciao a tutti, ci troviamo oggi al Chemin de Fer du Kaiserberg, la ferrovia del Kaiserberg. Ecco ragazzi, vi dico subito che l'emozione che provereste venendo in questo posto è indescrivibile per chi ama il mondo delle ferrovie. Voi che mi seguite da tanto tempo sapete quanto apprezziamo questo settore, e qui oggi con Pierre, che ci accompagnerà in questo viaggio, vedremo un po' di alcune cosine di background di questo posto, ma soprattutto vedremo un plastico bellissimo. Vedremo alcune immagini di questo plastico, ma poi ragazzi voi dovete assolutamente venire in questo posto, perché qua potete venire, qua parlano sia il tedesco che il francese. Ma Pierre, puoi spiegarci un po' com'è l'ambiente, come funziona, dove si trova questo posto nello specifico, gli orari eccetera? Questo posto si trova esattamente nel paese di Grand Spacot, che è proprio vicino a Friburgo. Giorni d'apertura, una cosa che è un po' particolare perché non funzioniamo su una base di essere aperta ogni giorno, ma tutti i giorni d'apertura e orari li trovate sul link del www.kaiserberg.ch. Trovate tutto in descrizione, così lì potete vedere tutti gli orari eccetera. Adesso partiamo con la guida che ci farà vedere Pierre, ci divertiremo un botto, quindi rimanete qua. Ma mi raccomando ragazzi, prima di continuare a guardare questo video, mi raccomando like, soprattutto iscrizione e condivisione nei social. A tra poco. Ragazzi, adesso prepariamoci con Pierre che andremo a fare una piccola perlustrazione solo nella parte di accoglienza, che già qui ragazzi mi tremano le gambe perché vedremo qualcosa di bello. Pierre, spiegaci un po' qui l'ingresso com'è. Allora, l'ingresso abbiamo solo il palazzo per accogliere i visitori. La parte la più interessante saranno, abbiamo tutta una collezione di poster che sono pubblicità. Che sono questi che vediamo qua intorno? Esatto, pubblicità ferroviarie, un po' più vecchie, ci sono molto vecchie ma anche degli anni 90, 80 eccetera. E abbiamo soprattutto anche un paio di vetrine, e nelle vetrine abbiamo delle esposizioni. E l'esposizione del materiale rotabile soprattutto, sì. Parla benissimo l'italiano Pierre, cioè, è incredibile. Adesso Pierre, io sono curioso di vedere perché poco fa stavamo camminando e mi sono incappato su un cerchio praticamente costruito sottoterra su un vetro, dove girano dei rotabili in tutte le scale e sono sottoterra. Cioè, facciamo prima a farvelo vedere Pierre, andiamolo a vedere perché è proprio bello ed è proprio qua Pierre, quindi guardate qua ragazzi, sì, puoi riprendere tutto e fai vedere che continuano a girare locomotive di varia scala, quindi dalla scala 0 fino ad arrivare alla Z, che è quella in centro ragazzi che vedete. Pierre, ma chi è nata questa idea? Allora, questa idea era soprattutto perché andiamo a vedere che questa rete è solo della HO e la HOM. E abbiamo voluto mostrare un po' quali sono le altre scale che sono disponibili per modello ferroviario. Adesso andiamo a vedere sotto, c'è una parte della locomotiva che è esposta, una parte che si trova sottoterra, che ragazzi è talmente impattante quando entriamo che è veramente una cosa incredibile. Allora, qui abbiamo ancora spazio creativo con un paio di snack, la macchina del caffè, bevite, eccetera. Quindi non ci si annoia mai, se venite anche con i bambini più piccoli, infatti in questo momento ci sono un sacco di bambini, quindi potete venire e farli ricreare in qualche spazio. E appunto, come ha detto Pierre, ci sono gli snack, vi riposate un attimo perché qui c'è tanto da vedere. Ora scendiamo nel sotterraneo e vi ricordo che sotto troverete anche il guardaroba, che è importantissimo se volete stare relax. Togliete il giubbotto perché qua fa freddo e ragazzi guardate, bellissimo. Pierre, cioè, raccontaci un po' di questo bellissimo, il nostro baby. È una parte
Guarda Sil, guarda qua dietro, è solo la parte davanti, ma dà la sensazione anche attraverso il fatto che c'è una parte della massicciata e della campata in generale con traversine in cemento già, quindi è stata pensata già in un'epoca moderna, anche se io ho visto che nelle ferrovie qui tra Berna e arrivare a Friburgo ci sono ancora le tratte con le traversine in legno, ho notato che ci sono ancora, in Italia ormai sono state rimosse tutte, però qui ancora, nonostante secondo me le ferrovie sono migliori, ci sono ancora le traversine in legno. Pier, allora, spiegaci. Questa è una AE66 che era una delle più grandi locomotive svizzere. Queste locomotive sono locomotive mitiche della rete svizzera, locomotive storiche. 120 hanno circolato in tutta la Svizzera e sono state nominate dai nomi di cantone, di città, di paese, eccetera. E qui abbiamo quello della Basilea Campania e abbiamo 3 metri di questo e abbiamo sistemato qui un simulatore. Infatti dentro qua c'è un simulatore. Nel prossimo video guarderete la parte della simulazione che ho fatto, è stata un'avventura incredibile che mi ha permesso appunto Pier insieme al macchinista, bravissimo, e mi ha dato l'opportunità di guidarlo. Vedrete quello che è successo anche un qualcosa di strano, quindi aspettatevi il prossimo video dove io ho guidato questo bestione sulle montagne, quindi in una salita molto ripida. Stiamo facendo qualcosa di eccezionale, però volevo anche rubare un attimo di spazio, 2 secondi, a Mike. Cioè, Mike è colui, vieni un attimo qua Mike, si nasconde sempre perché lui non vuole farsi vedere mai dalle telecamere, ma è colui che grazie all'appoggio, soprattutto del supporto del museo, ma anche soprattutto a Mike che ci ha sponsorizzato tutto questo e che ringraziamo, perché senza Mike non saremmo mai arrivati in questo posto, quindi grazie Mike di cuore per queste opportunità. Okay. È diventato verde? Sì, giallo. Comunque grazie Mike di cuore. Dirvi che toccare da vicino questa locomotiva è qualcosa di emozionante, è ferro vero, quindi non è che stai toccando un qualcosa di rifatto, ma è realmente questa locomotiva. Questi sono i respingenti, è ferro, quindi siamo reali. E andiamo su con Pier, che magari aspettare un attimo. Tra poco vedremo qualcosa, saliremo su questa scala, vieni a vedere Sil, saliremo su questa scala in ferro tra pochissimo. E guardate, tutto ben mantenuto, tutto lucido, e saliremo su questa locomotiva. Intanto in questa vetrina abbiamo appunto il modello in scala 1.87 proprio di questa locomotiva che abbiamo appena visionato, ed è qua dentro spettacolare. Ora siamo davanti alla cartina, diciamo, dei piani del plastico. Pier, spiegaci un po' come sono strutturati, perché vedo 2 planimetrie differenti, vuol dire che sono su 2 piani? Esatto, allora in totale abbiamo tutto su 3 piani. 3 piani? Esatto, questo sarebbe la rappresentazione di un piano, perché su questo piano abbiamo 2 piani di legno, dove è costruito la stazione di servizio. E abbiamo questa struttura che si basa su un'estensione totale di circa quanti metri siamo? Allora, totale abbiamo 2 chilometri di binari sulla 2 chilometri di binari, cioè stiamo parlando di una cifra incredibilmente vasta. E guardate, questa è, diciamo, la parte qua è la zona nascosta, immagino, dove c'è il piano caricatore, penso, ma Pier, giusto, non sbaglio? Esatto. Dove i treni si rigenerano e rientrano nell'impianto. E qui abbiamo tutta la struttura, credo che ci siano 2 stazioni, più dei depositi, penso. Esatto, allora questo sarebbe solo il deposito. Il deposito. In blu potete vedere la H0 e rosso sarebbe la H0M. Ok. Esatto. Ragazzi, questa parte in rosso, come ha detto Pier, è lo scartamento ridotto, mentre questo è l'H0. Qui dite, ho notato che in Svizzera e in Germania dite H0 o HO? Come si usa di più? Allora è un po' particolare, perché lo diciamo in tedesco H0 e diciamo in francese HO. Oh, come noi in Italia HO, però esatto. In Italia diciamo maggiormente al 95% H0. Bellissima questa t-shirt 1,87, bellissima idea, la trovano nel museo? Esatto, okay. È in vendita. È in vendita, quindi quando verrete al museo, se volete bannerizzarvi, scala 1,87 t-shirt. Vediamo invece la planimetria del piano successivo, che sarà questa, che tra poco vedremo, raga. E dopo questo piano sarebbe la rete, dove la rete da vedere, diciamo, perché prima abbiamo solo avuto la rete di servizio, che non ha qualcosa di decoro, paesaggio, niente. E tutto questo sarebbe col paesaggio, vuol dire con la plastica, eccetera. Abbiamo il primo piano che sarebbe qui, questo, e dopo andiamo al piano 2 qui, che
sarebbe la zona tipo montagna. Ci alziamo di circa, immagino, quasi 3 metri, giusto? Esatto. Quello che vuole significare. Mentre qua, ragazzi, è una zona dove vedo anche degli elicoidali, quindi saliamo di quota e saremo su una zona sicuramente montuosa, qua ci sono le montagne, immagino. Giusto. No? Okay. Allora quando i treni vengono dalla stazione di servizio, arrivano qui nella stazione tra meta di corsa, diciamo. I treni sono parcheggiati qui, prima di essere in circolazione sulla rete, che fanno dopo il percorso qui. Abbiamo dopo 2 linee, una qui e una qui, che dopo entrano in una galleria, e ci sono anche 2 piccole stazioni di servizi che sono anche qui per parcheggiare i treni, prima che tornano per fare la stessa tratta. Mediamente che tempo impiega un convoglio a fare tutta la... Allora dipende davvero, perché dipende dal treno. Ci saranno i treni tipo treni Intercity o anche treni a alta velocità che saranno molto più veloci, con treno merci per esempio e con una locomotiva un po' più alta. Ok, quindi una media di circa 20 minuti. Allora possiamo farlo, ma penso potrebbe essere possibile di farlo in 10 minuti come in 20. 20, in base alla tipologia. Esatto. Quindi tra poco cominceremo ad arrivare in quel posto che stiamo praticamente raggiungendo pian piano. Andiamo avanti. È suonata improvvisamente la campana, stiamo correndo perché è scattata l'allarme, la campana che ci sta chiamando ad andare a vedere la nostra visita programmata con Pierre, che adesso ci porta a vedere. C'è un audiovisivo, giusto? Un film? È un film. Un film. Andiamo a vedere parte del film. Quando verrete a visitare questo museo vi daranno il biglietto che daremo qua all'ingresso. Merci. Buongiorno a tutti. Buongiorno a voi. E questo ci permette di entrare nel cinema. En voiture. Ecco, siamo nel cinema, ci possiamo sedere qui e guarderemo questo audiovisivo. Non so quanto vedrete di questo, però una piccola parte ve la lascio. Ci siamo seduti nel cinema, all'entrata vi daranno questo che è una guida e ora insieme a Pierre parte il film. Ora siamo arrivati nella zona dove c'è appunto, Pierre, chiamiamolo piano caricatore, comunque zona dove partono tutti i convogli, che sono esattamente di qua. Intanto Pierre, se ci vuoi spiegare un po' la situazione. Sì, esatto. Siamo qua al livello piano di terra, praticamente, dove abbiamo il parcheggio, il garage, diciamo, di tutte le composizioni, tutti i treni. Ok. Sono su 2 livelli. Esatto, infatti ragazzi possiamo vedere sotto. Se venite a vedere la mostra ci sarà proprio un 7-8 minuti dedicati a questa scena che viene chiamata, come chiamate qui? Questo Light Show. L'action. Quindi qua fa vedere anche la parte sotto, se vuoi inquadrare sotto, dove c'è tutto il piano caricatore sotterraneo ma anche quello sopra, quindi tutti questi treni che vedete qui partono da qui, sono tutti preparati e poi vanno a finire diciamo, nello show, nella parte dove espositiva, dove le persone possono vederlo. E dove vanno a finire, diciamo, tutti questi treni, da dove partono? Cioè, partono da qui, ok, ma da dove escono? Escono dopo un po' di qui, nell'angolo. Ok, laggiù in fondo. Esatto, entreranno nella galleria e dopo questa galleria entreranno la spirale, o quasi la tratta che porta i treni da questo livello al piano livello sopra, quindi noi in Italia la chiamiamo elicoidale. L'elicoidale, esatto. Che praticamente, ragazzi, l'elicoidale permette ai treni di salire sui piani superiori che vedremo tra poco, quindi la parte espositiva, e se puoi inquadrare la parte dove i treni entrano e escono. Infatti guarda, ne sta uscendo uno adesso che sta tornando dall'impianto laggiù in fondo e poi entrano sempre sia sopra che sotto in quella specie di buca. Una piccola buca che permette l'accesso all'interno. Allora tutti i treni sono parcheggiati con altri treni che sono più o meno simili. Per esempio i treni lunga distanza tipo Intercity o treni internazionali sono parcheggiati insieme, come treni marchi, treni regionali, eccetera. E sempre quando un treno arriva va a far partire il prossimo della stessa categoria. Ok, perché il tutto, ricordiamolo, qua dentro, Sil, se ci puoi riprendere un attimo, il tutto avviene in maniera analogica, quindi tutto l'impianto è gestito in maniera analogica, quindi qualcosa di veramente eccezionale, quindi 17 anni di lavoro impegnativi, pensati e strutturati in un sistema analogico, che non vuol dire antico, ma vuol dire
pensato per poter giocare direttamente sull'impianto, quindi tra un po' vedremo una persona addetta ai lavori, un vero e proprio capostazione che gestirà esatto. tutto quello che parte da qua dentro, quindi da qui c'è un automatismo a quanto pare che permette la partenza in maniera, come abbiamo detto prima, selezionata in base agli arrivi e alle partenze, che poi ti introduce nell'impianto che è visibile al pubblico, ma lì è il capostazione, che tra poco vedremo, che potrà gestirli. Grazie a lui avviene tutta la movimentazione. Se non c'è lui presente abbiamo seri rischi di problematiche. Adesso si abbassano le luci perché appunto qua dovrete vedere la mostra, ci spingono ad andare appunto a vedere che cosa accade nell'impianto. Ora stiamo salendo questa scala che ci porta all'interno dello show, della parte espositiva. Io ho un attacco di panico in corso, mi tremano le gambe perché è tutto molto fantastico, l'ho già visto prima, ma è sempre un'emozione. Infatti ecco il plastico, la prima parte del plastico, dopo andremo a vedere lassù quanto si estende. Guardate la montagna di qua. E qui, Pier, è il punto che dicevi dove c'è diciamo, il centro urbano? Esatto, ora siamo qui sul primo piano, qui che sarebbe il piano principale per modello della grandezza dell'H0. Tipo abbiamo qui la grande città, che si chiama San Jacob. San Jacob, che sarebbe la più grande stazione di tutta la rete. Abbiamo una parte della stazione che sarebbe per traffico viaggiatore, esatto, sulla sinistra, e sulla destra una parte per treni merci. Interessante che la parte viaggiatore ha i due tipi di binari, la binari classica, la H0 e la H0M. Il scartamento ridotto, perfetto. Quindi ecco che siamo arrivati. Ricordo che le immagini che state vedendo adesso sono ottimizzate per l'intervista, poi ci sarà il background dove vedrete un po' più di dettagli, ma dovete venire qua al museo per vederlo dal vivo perché è eccezionale. Tra poco addirittura succede che farà anche buio, quindi ci sarà un'ambientazione di notte con i suoni eccetera eccetera, quindi avrete un'emozione diversa da quello che è appunto la luce solare. E qui è il punto dove c'è il nostro capostazione, che si trova proprio qua davanti, questo signore di spalle che sta gestendo attraverso questo pannello sinottico in maniera del tutto analogica tutto l'impianto, ed è veramente impegnato a controllare tutti i treni anche attraverso i monitor, dove poi gestisce tutto e guarda anche attraverso il pannello tutte quelle che sono le possibili entrate e uscite dei treni che possono appunto muoversi. Esatto. È la cosa la più particolare perché fino da qui abbiamo solo visto che la guida è automatica, i treni vengono automaticamente dalla stazione di servizio fino da qui, una stazione che è nascondata nascosta sotto la montagna. E quindi dopo è il capo stazione che va a scegliere i treni che sono nella stazione, questa stazione è nascosta, e va a prenderli e farli circolare sulla rete. Vuol dire che non abbiamo orario, non abbiamo niente d'automatica. Dopo ogni circolazione che i visitori vedono è qualcosa della creatività del capostazione, diciamo, a discapito del capostazione che gestisce da qua. Ma infatti qua abbiamo tutta la zona che diceva, quindi la grande città, ma subito dopo la grande stazione che è qua, da questa parte. Vedo che ci sono tutti i pali dell'elettrificazione della linea aerea, quindi è tutto pensato anche. Sfruttano elettricamente questa linea aerea o è solo... No, è solo decorativa. Esatto. Quindi ragazzi hanno sfruttato soltanto i binari, pensato appunto in analogico, e non hanno sfruttato la linea aerea, quindi questo vuol dire ancora maggiore complicazione e grandissima abilità nell'aver voluto fare un impianto così, quindi capisco quale difficoltà c'è voluta. Ecco, in arrivo adesso è appena entrato un treno e ne sta uscendo un altro, guardate, si stanno muovendo ed è molto bello. Qua abbiamo la zona, diciamo, merci e depositi vari, giusto Piero? Esatto, è la zona merci. Sarebbe anche possibile di fare un paio di movimenti di manovra. Vediamo per esempio la piccola locomotiva qui. Sì, che sta arrivando. Perfetto. E dopo sarebbe
ancora, o diciamo sarà anche possibile per il capo di stazione di giocare un po' con le vetture e locomotive per creare un treno, farlo venire insieme eccetera, ma questo non è ancora sistemato per il momento, ma sarà per il futuro. Ah, ok. Quindi avete visto questa zona qua sotto ed è adiacente proprio alla montagna. Pier, questa montagna, l'altezza che raggiunge, siamo sui circa 3 metri, 2 metri? Esatto, fino da qui saremo a più o meno 3 metri. Noi prima abbiamo visto il film e nel film fa vedere alcune scene mentre la costruiscono e ho visto che hanno fatto un lavoro veramente incredibile, è stata usata la rete, il poliuretano, quindi un lavoro veramente fatto bene, oserei dire alla Svizzera, si può dire. E la montagna, guardate, rappresenta gran parte di questa zona del plastico e raggiunge un'altezza di circa 3 metri e là sopra, su quei 3 metri, ci sono ancora dei convogli che girano, quindi arrivano fino in alto. Esatto, la cosa che è interessante è che da qui, dopo la montagna, abbiamo solo la ferrovia rettica che circola da sopra e anche la ferrovia millenaria del Kaiserberg. E altri tipi di ferrovie tipo FFS sono solo su questo piano. Sotto? Esatto. Molto bello, ragazzi, cioè, è inutile che ve lo ripeto tutte le volte perché non serve, so già che voi state guardando l'indirizzo sotto per venire qua a vedere il plastico da vicino. Qua c'è una zona, credo, industriale, penso. Esatto, zona industriale che sarà il cuore, diciamo, di questa zona dove possiamo fare i manovri, movimento di manovri. Ok, e poi si accede alla zona agricola, perché poi arriviamo in mezzo alle campagne, che qui appunto c'è una rappresentazione proprio del tutto della zona svizzera, che rappresenta appunto quello che è il metodo fattoria, no? Esatto, una fattoria tipica del cantone di Berna, che con l'architettura anche che è veramente propria al cantone di Berna. Guardate quel passo del Montone là sopra che è stato fatto in maniera veramente spettacolare. Che tipi di binari sono stati usati, che tu sappia che marca è? La marca era Shinohara. Shinohara? Sì. Ok, sconosciuta per noi. Sconosciuta? Anche non l'ho conosciuta. Non l'ho conosciuta prima di lavorare qui, ma pensavo avessi usato magari qualcosa di, che ne so, tipo Flashman piuttosto che Rock. Allora no, è una marca non così tanto conosciuta, ma che diciamo aveva le caratteristiche migliore per essere sistemata nel... Vedete quante cose si vengono a scoprire venendo qua, e abbiamo scoperto che esiste una marca che ha una conduttura di impianto probabilmente migliori di alcune marche commerciali. Le carri cisterna che sono circa una quindicina, penso, e sta salendo. Almeno. Guardate con quale fluidità sale il treno, senza sul tipo di inghippo. Molto bello. Poi che cosa succede? Abbiamo un'altra zona molto bella qui e c'è una zona portuale, quindi abbiamo voluto anche rappresentare qualcosa che riguardi la navigazione. Esatto, no? È un pezzettino di un lago tipico svizzero. Scusa se ti interrompo, si è passato il passaggio a livello da vedere. Esatto. E c'era anche l'audio che ti avvisava di questa cosa. Quindi qua c'è un battello che rappresenta una zona tipica o è fantasiosa questa zona qui? Allora è una zona anche immaginata, ma rappresenta comunque una zona tipica svizzera. Quindi mantiene lo stile del paese. Esatto, tipico lungo lago di una città o di un paese svizzero. Esatto, il battello è un battello che esiste, è un battello che è tirato dalla realtà. Dalla Gallia. Ok, andiamo avanti e ci avviciniamo a un'altra zona montuosa, vedo, un po' più rurale direi, quella zona che si vede venendo qua col treno, anche delle parti tra Berna e arrivare a Friburgo, si vedono questi panorami così, che rappresentano proprio la zona caratteristica della Svizzera, che è quella là sopra, che io amo tantissimo, tra l'altro la mia preferita in assoluto, è proprio così. Cioè il mio sogno della vita, caro mio amico Pierre, è avere una casa così, quindi sarei felicissimo di farcela. E qua abbiamo un'altra stazione però, vedo? Esatto, come la chiamano tra noi, la piccola stazione. Piccola? Che è anche gestita del capomovimento, del capostazione che abbiamo visto il primo. E quindi è una stazione più piccola, pensata un po' più come tipo regionale. Per esempio proviamo, quando abbiamo un treno tipo Intercity o il TG Vilcis Alpino, di non farli fermarsi qui. Ripresenta un piccolo paese tipico
anche quella piccola chiesa e dopo E abbiamo un bellissimo ponte anche lì. Esatto, il ponte è interessante perché dobbiamo ora aspettare che un treno passa sul ponte perché fa anche il rumore. Oh, e allora appena vedremo un treno passare da questa parte ce ne accorgeremo. Sì. Qui tra l'altro vedo che ci sono due tunnel. Esatto. Abbiamo due tunnel, uno di una certa quota e uno che è a quota zero. Ciò significa che probabilmente all'interno di questo muro nascosto abbiamo un elicoidale per Esatto. scendere di quota. Quindi... Abbiamo due elicoidali Ok. che sono separati, Ok. sono separate, sono due linee. Due linee a sé. Esatto. Ok. Quindi un elicoidale su quella linea che fa un anello di ritorno. Esatto. Ok. E dopo ci sono piccole stazioni di servizio, uno da 6 binari, l'altro da 7 binari. Ok. E vuol dire che quando vedi un treno che se ne va nella galleria, Rimane un po' lì e esatto, fa partire un altro. e uscirà dopo, non Ok. lo so, e dopo Ok, anche la ok. creatività del capostazione. Noto ancora che in questo momento, lo noto solo adesso, c'è anche la funicolare, come la chiamate qui? Funivia? Esatto. No, funicolare. Sì, la funicolare, esatto. E che praticamente sale, parte da quella casolare lì, da quella casetta lì, fino ad arrivare su in alto, proprio Esatto. al paesello che c'è là sopra. Ora abbiamo il treno sul ponte. Ecco il treno, senti il rumore? L'audio del passaggio sul ponte ferrato. Spettacolo. Spettacolo. Ora stiamo salendo nella parte sopra dove addirittura c'è una zona che è ancora in costruzione, quindi si prevede in futuro ancora di vedere altre cose. Nel frattempo voi non li vedete perché non li inquadriamo per privacy, ma ci sono le scolaresche, i bambini che vengono a vedere il plastico, cosa che da noi purtroppo in Italia ancora non funziona, però vabbè, sono dettagli. Allora, questa parte è esattamente ancora da finire, ancora Ok. in costruzione, e la parte dopo qui sulla destra è già finita. È già finita. Qualche cosa, partiamo da qui? Sì, certo. Qualche certo. cosa rappresenterà questa zona qui? Allora, un paesaggio, diciamo un paesino tipico del cantone del Grigioni, Ok. quindi un cantone di montagna con davvero un'architettura anche molto, molto tipica. E abbiamo già un piccolo Vedo. pezzo da qui. Si vede uno Esatto. scorcio che dopo magari con i background vedrete qualcosa di... Suonano le campane, significa? No, sulle campane qualcuno ha troppo sovrapassato la linea rossa, quindi non toccare. Fate attenzione che quando venite qui ci sono le transenne che vi dicono appunto di non mettere le mani avanti perché ve le mozzano oppure suona l'allarme. Comunque andiamo a vedere di qua, Pier. Qui abbiamo la zona di transito tra il paese e passerà un'altra zona con un ponte, un viadotto molto bello e ancora in fase di costruzione. C'è il polistirolo, è tutto... Ah, guarda, qua avete usato il cutter a caldo Sì. per tagliare sul polistirolo. Ah, ma che quello è... No, mi devi spiegare, questa è la miniera. Allora, è un terreno di miniera, sì. Oh. Abbiamo un paio di buttoni come questo, dove possiamo Richiamare versarlo, e la dopo scena. c'è una cena che accade, qualche cosa che Ok, passa. qua ragazzi, quando verrete probabilmente troverete lo stato di lavoro avanzato, perché questo video è stato fatto adesso, siamo ad aprile, ma magari lo vedrete a settembre o tra un anno, 2 anni, qua saranno cambiate altre cose, perché continuano a cambiare, a sviluppare le cose. Ed è molto bello. E quindi guardate, qua possiamo entrare proprio nello scheletro, diciamo noi, della struttura che è stata fatta con legno. E qui ci sarà appunto la zona che state già testando, infatti vedo, perché sta arrivando una locomotiva. Esatto, è la cosa che fa molto piacere è che la tratta è già pronta, Sia già vuol dire funzionante. che i binari funzionano e vuol dire che possiamo portare i treni, possiamo farli circolare fino alla stazione di montagna. Qua abbiamo lo scartamento ridotto, a quanto pare, giusto? Esatto, è anche ridotto. Tutta Infatti, la parte vedete? su questo livello serve scartamento ridotto, sì. Qui mi porti un po' indietro nel tempo, perché quando avevo la mia vecchia associazione avevamo una zona più o meno grande quanto sto spazio e la stavamo strutturando poi in questo modo. Poi un giorno è venuto un'alluvione, è caduto il soffitto, abbiamo buttato via anni di lavoro. Vabbè, sono dettagli, ricordi del tempo. Comunque andando avanti si vede proprio che state ancora lavorando, addirittura c'è la stazione saldante, qui si vede proprio che si interrompe il tutto, ma il treno riesce comunque a entrare nella zona che già esiste, che è qua, che è un continuativo della montagna che c'è dall'altra parte. E qui c'è un altro signore però. Perché? Esatto, è il secondo capomovimento, Cioè, capostazione. due capistazioni, Abbiamo due, esatto. due capistazioni dentro questo plastico, ma cioè, non è una cosa proprio
piccola, capite quanto è vasto, forse la telecamera non rende, ma qui c'è un altro signore che attraverso il monitor, attraverso l'impianto sinottico gestisce questa zona alta, giusto? Esatto. Qua cosa c'è in alto? Allora la zona alta, ma anche tutta la zona bassa per scartamento ridotto. Vuol dire tutto il H0M sarà fatto da lui da qua. Esatto. E qua infatti è tutto H0M qua sopra, è tutto, soprattutto sì. la zona della stazione. Esatto. Qui abbiamo una stazione sia merci che stazione normale, piccola stazione di piccolo borgo, infatti c'è un piccolo borgo, e poi c'è quella famosa zona che abbiamo visto prima, quella ancora in costruzione, che passa qua dentro e sale su, immagino. Giusto, esatto. Va da sopra, fino ad arrivare sopra lì, poi si nasconde dietro quella montagna. Si nasconde dietro la montagna e dopo c'è anche una stazione nascosta. Dentro che fa il cambio a un altro esatto. treno, ok. C'è qualcosa di veramente eccezionale. Sì. Ragazzi, adesso state vedendo le immagini della zona, della città, della grande ferrovia, diciamo della grande stazione dall'alto, e in questo momento si sta verificando appunto, Pier, il fenomeno della notte, quindi l'avete aggiunto da poco, l'effetto speciale che diventa notte, si accendono tutte le luci, giusto? E abbiamo questi effetti scenici molto dettagliati, molto belli. Esatto. Case illuminate. Abbiamo avuto due problemi per fare la notte. Il primo è di trovare le luci giuste, perché anche da notte abbiamo bisogno di luce basse, ma comunque. E l'altra cosa è la luce nei treni, perché i treni normali con sistema analogico, le luci si spiegano. Quando il treno si ferma. Esatto, quindi avete dovuto adottare delle modifiche. Esatto, abbiamo dovuto fare modifiche ogni sul treno. Avrete aggiunto dei condensatori di accumulo, quindi esatto, che gli permette di tenere acceso la luce. Su ogni vettura. Grande lavoro. Esatto, e fino a trovare il sistema giusto che è andato bene per noi. È durato un paio d'anni. E quindi ci avete messo un paio d'anni e poi avete trovato finalmente questo equilibrio che permette addirittura di creare delle scene anche, vedo, realistiche, tipo in certi punti ci sono dei sistemi di accensione e spegnimento casuale, quindi in questo momento si è accesa la luce in quella finestra ma poi si spegne nell'altra, così come nella vita reale, no? Quindi ecco, in questo momento qua in questa casetta si è accesa la luce e questo significa che ci sono all'interno dei sistemi per ogni singola casa dei sistemi di sempre in analogico, di automatismi che permettono questi cambiamenti. È un lavoro veramente svizzero, dico in una maniera simpatica. Adesso ci troviamo nella parte backstage, quindi nella parte retro, il dietro le quinte del plastico, e guardate, Pier, spiegaci un po'. Allora, qui abbiamo la parte un po' più, diciamo, costruzione, e soprattutto se andiamo dall'altra parte abbiamo magari macchine un po' più pesanti per fare cose un po' più grandi, e anche tutto necessario per fare il paesaggio. Ok, quindi sia parte, diciamo, che vi può servire per cablare, per costruire, magazzine, e poi ci sono anche dei macchinari, vedo qua, i torni per creare delle accessori da plastico. Un paio d'alberi che saremo qui. Infatti in questo punto abbiamo degli alberi costruiti, autocostruiti, questi vengono fatti proprio da loro, quindi li costruiscono e non sono kit che trovi magari nelle case tipo Faller, Nock, sono proprio fatti da voi questi? Una parte. Metà e metà? Esatto. Ok, quindi qua in questo caso magari avete usato la parte del feuillage, quindi delle foglie, e i tronchi si vede che sono fatti da voi, quindi sono molto realistici. Qua c'è tutta l'attrezzatura che serve, ma soprattutto qua, Pier, ci sono dei macchinari. Questi sono torni che servono proprio per creare parti particolari adattabili ai rotabili e anche alla paesaggistica, quindi sono strumenti di precisione, sono numerici, quindi sono una sorta di plotter che ti permettono di creare pezzi ad hoc perfetti e millimetrici, sia questo che questo invece è un trapano a colonna di quelli ultra ovviamente perfetti e moderni, che vi permette di fare lavorazioni dettagliate. Questa è una parte molto meccanica, quindi qui dentro sicuramente ci lavora qualcuno che si occupa, che tra l'altro mi dicevi che la costruzione delle case, degli edifici, è stata fatta da quella signora che abbiamo visto nel video. Giusto, quindi sì. Non so se l'avete visto il video, ma si vede una parte dove c'è una signora lì che taglia, fa, disfa, e quella è la persona che ha creato tutti gli edifici che avrete visto nel plastico per 17 anni e sta andando ancora avanti, giusto? Ancora si costruisce perché ci saranno ancora dei dettagli. Andiamo avanti, qua c'è qualcos'altro che entriamo nel cuore pulsante, vediamo cosa c'è qua dentro. Abbiamo la luce.
serve l'elicoidale. E stiamo entrando, adesso arriva la luce, nel grande elicoidale. Sono più elicoidali uno dentro l'altro, ovvero, Pier, spiegaci un po' com'è la situazione qui. Guardate, questi sono i treni che in questo momento solo noi, in occasione del nostro canale, siamo autorizzati a entrare grazie a Pier in questo posto dove nessuno vede. Qua non lo vedrete mai perché è dietro le quinte. Qui si vede proprio il punto dove i treni entrano, da lì dove abbiamo visto prima, esatto. Entrano poi nel plastico, allora, giusto? Esatto. Allora abbiamo totale 4 binari sull'elicoidale, uno per il binario normale, l'altro per il ridotto. E sempre un binario per scendere e l'altro per salire. E quindi abbiamo totale di... Nel frattempo sarà successo qualcosa, tipo è arrivato un operatore che sta cercando di risolvere qualche anomalia, non sappiamo cosa è successo, esatto. O qualche deragliamento o qualcosa del genere. Ci sta. Esatto, abbiamo una macchina qui che ha cura di pulire i rotte di treni, è una macchina automatica, è una creazione della gente. Interessantissima, adesso andiamo a vederla nel dettaglio. Sta spiegando perché dietro lì c'è una macchina apposita costruita proprio lì e che quando il treno passa lì subisce una sorta di pulizia, diciamo, dettagliata, esatto. Degli assali e di tutto, cioè è qualcosa di studiato e veramente particolarmente bello. Poi qua si vede appunto, questa è la parte bassa, vediamo che arriva da laggiù, da là dietro, e che va poi nel plastico che abbiamo visto prima. Vedete, qua sta arrivando un treno, sono le due gallerie che abbiamo visto prima nella zona dell'action dove si caricano i treni e poi salgono, e poi c'è lì l'elicoidale, guardalo quello là sopra, che è quello che porta i livelli sulle montagne, giusto? Esatto. Perché noi non vedevamo da quella nella parte. Stazione nascosta. Guardate che legno che abbiamo qua, proprio un legno molto pesante per tenere su una struttura del genere e dare sicurezza e che non sia ballerina, insomma, buttata a caso. Ecco un treno in questo momento. Guardate che bello, ragazzi, veramente è un'opera d'arte. Ma poi io devo dire, Pier, che veramente io sono fanatico per quanto riguarda la fluidità del movimento. Si muovono questi treni in maniera molto realistica e mantengono una velocità realistica, proprio rispecchia la realtà, ed è importante questa cosa, quindi non hanno sobbalzi, insomma si muovono veramente bene. I treni sono stati sistemati così per avere una velocità il più vicino possibile della realtà. E anche comunque la procedura, diciamo, il tempo per fermarsi, il tempo di freni, che anche puoi vedere prima che un treno si ferma, fa la sua aggiusta la sua decelerazione, esatto, e poi fermarsi. È visibile anche. E questo tra l'altro c'è da dire che non accade in digitale ma accade in analogico, quindi un'altra lavorazione in più dal punto di vista dell'impiantistica che per magari i meno esperti del settore o per quelli che sono nati in un'epoca più moderna magari non comprendono facilmente. Io ho avuto la fortuna di farlo a quei tempi perché ai miei tempi, quando ero ragazzino, ho cominciato a giocare, esisteva solo l'analogico e quindi per fare delle frenate occorreva conoscere un po' di elettrotecnica, cosa che loro hanno fatto egregiamente. Un altro passaggio di un'altra ferrovia, di un altro convoglio, guardate che bello, ragazzi. Un altro ancora qua sotto. Questo è quello delle retiche. Esatto, della ferrovia retiche. E qui ti porta direttamente, quella porta lì è la porta di accesso al piano caricatore, esatto. Il cosiddetto action. E poi c'è una telecamera, vero? Esatto, abbiamo un paio di telecamere. Sicurezza, che è quella che si vedevano di là. Esatto, è più per vedere zone nasconde, per vedere se c'è qualche cosa che è successo e che dobbiamo intervenire. Ok. Quello è il Cisalpino, Ah sì, il Cisalpino qui. Sta passando? Bello, Eccolo qua, il Cisalpino. Funziona qui molto meglio. Ma che poi c'è da dire un'altra particolarità, che ecco, questo tra l'altro è il punto che dicevamo prima, approfitto un attimo prima di vedere questo punto dove è stato creato questo sistema ad hoc che permette, c'è lo specchio, non me ne ero accorto, dallo specchio si vede proprio il piano dove la locomotiva
o comunque il rotabile subisce la pulizia in maniera determinante, molto dettagliata, fatta da questo sistema. Oltretutto qua si può vedere un'altra cosa importante, che è appunto l'elicoidale che dicevamo prima, che è fatto su 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piani. Veramente tanta roba, ragazzi, ed è molto particolare. E ci sono ancora piani di più. Infatti scusate, ma ne ho contati 8 fino a qui, ma là sopra non si riesce a vedere nel buio, c'è una botola qua sopra, che c'è una scala che ti permette di andare su e continua, perché la montagna dall'altra parte è veramente alta, guardate, è incredibile. Ecco, è partito adesso il sistema di pulizia, vedete, si sta muovendo, vediamo se riusciamo a zoomare per vederlo meglio, si vede proprio la movimentazione del motore che, ecco, vedete, sta passando il treno e viene pulito, subisce, vedete, una piccola movimentazione proprio dovuta dalle spazzole, molto bello. Se vuoi provare allora, di Pierre, l'elicoidale, vedo che è un po' come me, nel senso che ama il rischio, mi invita ad andare dentro l'elicoidale. Passerei un attimo la telecamera still che poi me la ripassa sotto. Vado sotto con grande attenzione, senza farmi del male, senza fare danni. Dammi qui, ok. Pier, mi hai portato all'interno del... Esatto. Ragazzi, guardate, siamo dentro l'elicoidale e sopra c'è quella parte che non riuscivamo a vedere. Guardate, e poi qua si ammira tutta la movimentazione dei treni. È un po' buio, ma la telecamera bene o male riesce a riprendere. In questo momento 3 treni, guardate, 1, 2, 3. È incredibile. Ragazzi, che dire, l'emozione che sto provando qua per poter vedere da vicino queste cose, Pier, è indescrivibile. Grazie che mi hai dato questa opportunità, perché sinceramente un elicoidale così grande non l'ho mai costruito e spero di poterlo fare un giorno, chissà. Certo. Però molto bello. Un legno veramente pesante avete usato, quindi molto, oserei dire, sicuro. Legno e poi sopra c'è precompensato, cos'è? Una sorta di cartone pressato, un dettaglio, ragazzi, veramente particolare. Mentre stavo qui nell'elicoidale mi è stato detto che c'era il treno McDonald's. Intanto vedo un TGV lì fermo, aspettate che vengo di là forse, perché qua è buio, non riesco a riprendere. Aspettate. Ecco il McDonald's. Dov'è? Allora, questo? Eccolo là, l'ho beccato. Il treno del McDonald's sta scendendo, quindi non scappa via, arriva qua adesso. Cioè, continuiamo a star qui e vedere continuamente treni diversi, Pierre. Mike, un'impressione al volo, cosa stai provando? È difficile parlare perché sto tornando bambino quando compravo i modelli della Lima, della Rivarossi. Spettacolo, È meraviglia, stare qui tutto il giorno a guardare. Sono veramente contento e ringrazio Pierre per la disponibilità, invito tutti a venire perché scoprite veramente qualcosa che è difficile da raccontare. Ecco qua ancora il McDonald's che sta entrando, ora ha finito l'elicoidale, sta entrando nel plastico, credo. No, sta ancora... No, sta arrivando di qua, sta per scendere ancora qua, si sta scendendo qua, perché l'elicoidale a un certo livello si allarga. Probabilmente si allarga perché c'è uno scambio laggiù che non vediamo che permette sì di scendere ancora sotto o di andare avanti, eccolo qua. Adesso però volevo chiedere, cosa che non ho mai fatto in tutto questo video, qualche impressione anche a Sil che si trova qua. Che emozioni stai provando? No, è bellissimo, cioè assolutamente viene qua perché è bellissimo, è tutto perfetto, tutto a favore del cliente del visitatore. Dei bambini che sono rimasti bambini, che vengono qua tutto il giorno, non li aspettereste mai. Hai mai pensato di vedere un elicoidale così alto? No, sinceramente da vicino è impressionante, è proprio fatto bene e devo ancora riprendere, è troppo bello. Ecco qua, abbiamo ancora il McDonald's, la carrozza McDonald's, quindi dentro si mangerà McDonald's, immagino, sì? Giusto. Cosa impensabile dalle nostre parti, ma l'avevo pensata una volta, ma l'Happy Meal nel treno. Si mangia l'Happy Meal anche alle 3 di notte. Raccontiamo in sintesi quello che è la lavorazione di questo plastico, e questo punto è quello che rappresenta proprio tutto ciò che è stato usato
per costruire questo plastico. Esatto, è una piccola isola con un paio di caratteristiche di come è stata costruita tutta la rete. Abbiamo per esempio i differenti stati di costruzione dal paesaggio o anche come abbiamo potuto fare la luce sui veicoli, o anche un paio di piccoli oggetti che sono magari un po' più difficili di costruire o di lavorare con loro. Infatti qua si vede la tipologia di strade che avete usato, la tipologia di marciapiede, la tipologia di dettagli stradali, quindi la cartellonistica, le fermate, le pubblicità. Esatto. E oltretutto anche la tipologia di vegetazione, che può essere che tipo di alberi avete usato, che tipi di cespugli e che tipi di terreni avete usato, oltre anche alla tipologia di rocce, quindi varie colorazioni, da come sono partite, quindi che abbiamo visto prima le colate fatte con il composto tipo gesso che crea la roccia, fino ad arrivare all'ottenimento della parte realistica. Poi l'abbiamo visto anche nel film, si è stata messa una prima base di rete subito dopo del poliuretano liquido, cioè liquido al momento e poi diventa solido per poi coprirlo con questi strati. Qua si vedono proprio gli strati dall'inizio alla fine, primo, secondo, terzo e quarto, e poi eventuale quinto stesura di fiori eccetera. Quindi un lavoro veramente straordinario, oltre al fatto, come avevamo detto prima, la tipologia di binari che sono di questa marca giapponese che si chiama Shinohara, che vi hanno dato l'opportunità di realizzare con questa tipologia di binari, quindi con lo scartamento ridotto, con la cremagliera, e quindi una tipologia molto molto dettagliata. Che dire, Pier, io veramente sono stracontento e felice di essere venuto qua. Vorrei che queste cose fossero molto più continue in questo canale, ma soprattutto anche nel nostro paese, Italia, che a parte qualche museo che abbiamo citato prima, che conosci già, che si trova a Firenze, al momento non ci sono grandi opportunità, specialmente per i bambini, per quelli che vorrebbero cimentarsi in questo splendido mondo. Però qua in Svizzera c'è, è fortunatamente uno, secondo me, tra i più belli, e sicuramente c'è molto molto da vedere. Quindi se venite qua troverete anche Pier, ti trovano se vengono qua i nostri connazionali. Ogni tanto, sì. Ok, troverete Pier, vedete com'è, un ragazzo molto alto, molto robusto, parla l'italiano molto bene, quindi come ho detto prima, se venite organizzati magari potete chiedere di Pier e farvi fare una guidata in italiano, se no, se venite da soli, comunque è tutto facilmente comprensibile, c'è molta accoglienza, quindi è molto bello. Pier, io veramente ti ringrazio per tutto quello che ci hai concesso a disposizione, per la tua disponibilità, ed è stato veramente un piacere venire qua in Svizzera. Vi aspetto qui al museo, venite perché è veramente bello, siamo in Svizzera, a Friburgo, giusto? A Friburgo. Trovate i contatti qua sotto e grazie, alla prossima. Ciao Pier, grazie. Ciao, grazie.